Benvenuti in questo nuovo video. Oggi approfondiremo il tema del fuoco della passione, un tema che abbiamo già affrontato in altri video. Oggi lo vedremo da un'altra prospettiva, ma dal fatto che di quelli che possono essere, diciamo, i tre elementi fondamentali per innescarlo, per farlo accendere. Il fuoco della passione è un elemento, è un aspetto della vita, delle relazioni, di sentimenti così importante che stiamo cercando di parlarne il più diffusamente possibile, proprio perché questa chiave di lettura permette di avere maggiore lucidità e chiarezza su questi aspetti che nella vita sentimentale e sessuale spesso sono difficilmente interpretabili. Facciamolo insieme nel nostro canale di Evo Amore, dove cerchiamo di crescere intimamente e spiritualmente attraverso le relazioni, i sentimenti e la sessualità. Il fuoco della passione, in estrema sintesi, è l'innesco energetico che accade nel momento in cui i nostri flussi energetici personali, che abbiamo suddiviso in due grandi categorie, maschile e femminile, incontrano i flussi energetici di un'altra persona. E in questo caso questa combinazione di elementi e di circolazione che accade all'interno di questo processo, che poi noi chiamiamo relazione sentimentale, sessuale, storia, fidanzamento, matrimonio, poi decliniamo in tanti termini questo tipo di innesco, di aggancio che andiamo a formare, a creare con un'altra persona, generano un'energia specifica. È un'energia che ha una natura creativa e magnetica dell'essere umano, ma che ha delle caratteristiche particolari. Questo tipo di innesco energetico permette sostanzialmente al nostro interno di mettere in collegamento, seppure in minima parte, le nostre energie maschili e femminili. Queste due polarità, quando si innescano, generano un'enorme energia. E questa enorme energia, diciamo, dal punto di vista percettivo, solitamente viene tradotta in un grande coinvolgimento che ha come oggetto proprio l'altra persona, proprio perché l'altra persona, diciamo, rappresenta il nostro mediatore, cioè la persona che ci permette di accedere a questa sensazione che è estremamente bella, estremamente importante, estremamente utile e soprattutto è così profonda e così intensa che dà anche senso al nostro vivere. Bene, questo tipo di processo, di meccanismo che noi abbiamo studiato molto e che cercheremo nel tempo di condividere sempre in maniera più approfondita, ha delle caratteristiche specifiche, cioè non è un processo casuale, è un processo che accade proprio perché alcuni elementi vengono combinati tra loro, cioè accadono alcune cose che permettono di generare questa energia. Diversamente questa energia non accade, cioè ripetendo determinate azioni con soggetti diversi o in situazioni differenti, quello che accade da una parte potrebbe non accadere da un'altra. Questo proprio perché, un po' come succede per il fuoco e quindi per l'innesco, diciamo, di un incendio, come ho imparato studiando da vigile del fuoco volontario tanti anni fa, sapevo che per generare un fuoco servivano tre elementi fondamentali, che erano appunto il combustibile, il comburente e l'innesco. Ecco, diciamo così, simbolicamente il fuoco della passione, che è un processo energetico che possiamo metaforicamente raccontare come un fuoco, quindi come un qualcosa che genera calore, energia, luce, eccetera, eccetera, ha effettivamente bisogno di tre elementi che si combinano tra di loro. Con questi tre elementi, diciamo, noi stiamo un pochino rappresentando una complessità estremamente ampia della vita, quindi prendete questi esempi, questi elementi che vi porto come, diciamo così, delle leve per ragionarci sopra. Non sono oro colato, non sono tutto schematico, strutturato, perché quando si parla di sentimenti, di amore, non si parla di matematica, non si parla di ingegneria, si parla di elementi che sono molto fluttuanti, elementi che sono molto variabili con la singolarità di ognuno, e sono elementi che diciamo si innescano anche a livello temporale, culturale, su un'infinità di basi differenti. Quindi questa categorizzazione che adesso vi presento è una categorizzazione simbolica che può solo aiutarvi a comprendere meglio cosa vi accade dentro e a processarlo nel modo poi più personale vostro quando lo andate a vivere direttamente nel contesto della vita. Ok, partiamo dal primo elemento. Il primo elemento per innescare il fuoco della passione è l'intento. L'intento è un atto di volontà, ma è un processo di volontà continuativo. Quindi perché sia intento ci deve essere una temporalità,
una volontà che si protrae nel tempo. Anche in questo caso l'intento può essere un intento che innesca immediatamente, grazie agli altri elementi, il fuoco della passione, ma se non lo fa subito è importante che rimanga acceso. Quindi l'intento è un desiderio, una volontà, un processo che deve essere rivolto all'altra persona. Un desiderio quindi di avere una relazione, di innescare qualcosa con l'altra persona, che sia un rapporto sessuale, che sia una relazione che duri tutta la vita o che sia una lunga e variegata via di mezzo, è importante che ci sia questo intento. Quando questo intento è reciproco, si è arrivati alla base del primo elemento. Quindi quando questo intento, anche con temperature e intensità diverse, è reciproco, ecco che abbiamo messo a punto un primo elemento. L'intento è un esercizio di volontà, è un'espressione di volontà orientata che è molto importante proprio perché ci sposta dall'idea, dalla nostra frammentazione quotidiana e ci mette su un focus. Il focus in questo caso è l'oggetto e proprio l'altra persona. Quindi è molto importante considerare questo elemento. Tra l'altro studieremo in futuro anche come funziona l'intento proprio perché è uno di quegli elementi che ci può insegnare a direzionare le nostre energie all'interno dei processi energetici che viviamo soprattutto nella sessualità con altre persone, perché nella sessualità nella maggior parte dei casi siamo un pochino travolti e coinvolti in una serie di accadimenti casuali che riusciamo molto, molto difficilmente a gestire. In realtà attraverso l'intento è possibile creare delle piccole opere d'arte anche all'interno di questi ambienti, di questi contesti, proprio perché si possono orientare determinate cose, ma questo lo vedremo in futuro. Un altro elemento importante e fondamentale da considerare per l'accensione del fuoco della passione è il magnetismo. Cos'è esattamente il magnetismo? Il magnetismo è la compatibilità di questi flussi energetici, cioè come dicevamo in senso più generale, noi siamo attraversati da due grandi correnti che abbiamo definito maschile e femminile, seppure non è una definizione del tutto corretta, ma è la migliore che possiamo dare. Quindi noi siamo attraversati da queste due grandi energie che non si mescolano mai tra loro al nostro interno, se non in rarissimi casi che adesso non stiamo a raccontare, e all'interno di questi flussi, di questi meccanismi energetici, ognuno di noi ha il suo maschile e il suo femminile. È un po' come se fossero un'impronta digitale, cioè come siamo unici a livello fisico, noi siamo unici anche a livello energetico. Ecco che questi nostri flussi, pur essendo tutti maschili e femminili in ogni essere umano, sono dei flussi unici, non sono ripetibili da nessun altro. Questi flussi, costituiti da elementi particolari che sono al loro interno, sono più facilmente compatibili con altri flussi piuttosto che con altri ancora. Ecco il magnetismo. Il magnetismo è quella naturale, potenziale capacità attrattiva tra flussi di persone, quindi tra flussi di una persona e flussi di un'altra persona. Quindi quando noi ci avviciniamo, cominciamo a entrare in un'interazione un pochino più diretta, un pochino più fisica, comunque un pochino più vicina con un'altra persona, se stiamo abbastanza sensibili ci accorgiamo che c'è questa affinità, questa compatibilità innata, cioè esiste, magari una persona la conosciamo da anni e non ci siamo mai accorti di avere questa affinità, nel momento in cui ci avviciniamo ci ne rendiamo conto, così come possiamo avere un'affinità energetica incredibile con una persona che incontriamo 20 minuti prima e dall'altra parte possiamo avere magari persone con cui magari desideriamo avere storie importanti, ma con le quali questo magnetismo proprio non si innesca. Il magnetismo è una cosa anch'essa orientabile dall'intento, quindi è possibile adattare compatibilità tra persone attraverso proprio un lavoro, ma questo elemento naturale non cambia, rimarrà sempre così. Quindi noi saremo comunque naturalmente orientati verso una tipologia di persone e meno orientata verso un altro a livello energetico. Il terzo elemento che costituisce l'innesco del fuoco della passione è la sessualità, proprio l'atto sessuale. Cioè l'atto sessuale quando accade è un innesco quasi certo, se ci sono le premesse ovviamente di cui parlavamo prima, del fuoco della passione. L'atto proprio fisico di fare sesso con un'altra persona
a più livelli, quindi non deve essere necessariamente un atto che dura ore, può essere anche uno scambio molto tenero, anche molto delicato, ma profondo. È un elemento che fa partire, accende la miccia di tutti questi elementi. Questo che vi ho appena raccontato è un insieme di situazioni che devono essere combinate tra loro. Quindi il fuoco della passione si innesca, diciamo così, con certezza nel momento in cui c'è l'intento, c'è il magnetismo e c'è la sessualità. Quindi con questi tre elementi noi siamo certi che il fuoco della passione si accende. E poi come viverlo, gestirlo, eccetera, ne abbiamo già accennato in altri video, ne parleremo ancora più approfonditamente. Ma in questo caso, come dire, riusciamo a capire con una certa chiarezza cosa succede. Quindi il nostro fuoco della passione si accende se questi elementi si combinano tra loro. Quindi anche solo per fare un esempio, avere un buon magnetismo ma non volere una relazione, quindi non esercitare l'intento, probabilmente eviterà l'innesco del fuoco della passione, perché si sente la compatibilità, l'attrazione, ma non si vuole arrivare lì. Non sempre si riesce, soprattutto se poi una delle due parti spinge, e anche se l'altra no, quando c'è magnetismo a volte ci si cade dentro, ma l'intento, se sufficientemente maturo e sufficientemente forte, funziona. Ad esempio, si può ad esempio fare sesso con delle persone, ma se non c'è sufficiente magnetismo e magari non c'è neanche l'intento, o anche magari c'è l'intento ma non c'è il magnetismo, il fuoco della passione non si accende. Quindi non è che perché si fa l'amore con qualcuno il fuoco si accenderà. Quindi non è sufficiente quell'elemento. Servono anche gli altri due elementi, sono fondamentali. Così come se si ha il desiderio di stare con qualcuno, che ne so, si ha un'ottima compatibilità intellettuale, di cuore e si fa l'amore con questa persona, ma il magnetismo è zero, cioè proprio non c'è compatibilità, raramente accade, ma può succedere, c'è un'incompatibilità marcata tra le due persone, anche se c'è l'intento e si fa anche l'amore, il fuoco della passione potrebbe non accendersi. Quindi nasce nelle persone un certo disagio, sentono che non riescono a innescare delle cose proprio perché manca questo elemento di compatibilità in maniera troppo marcata e quindi diventa estremamente difficile. In questi casi ci va un lavoro da parte di entrambe le persone molto denso, molto forte per riuscire ad arrivare ad innescarlo. È comunque possibile farlo, ma è un processo comunque molto lungo e nel quale ci si scoraggia anche facilmente, proprio perché quando si sente che si sta con un'altra persona non ci torna nulla, gli odori non ci piacciono, il modo di muoversi dall'altra, cioè poi noi traduciamo con la mente, quindi certe modalità, certi aspetti fisici, sentiamo che qualcosa non va. In realtà, sovente questa è semplicemente la traduzione di questa incompatibilità nel magnetismo degli elementi che abbiamo al nostro interno con quelli dell'altra persona. Tutto questo apre dei mondi abbastanza complessi, ma è importante almeno dare uno spunto di quelli che possono essere questi elementi energetici. Questo è il motivo per il quale con alcune persone ci troviamo con grande immediata compatibilità tutta discesa e viviamo determinate cose e con altre questo invece diventa molto difficile. Sappiamo che il fuoco della passione innesca degli elementi che cambiano completamente lo stato e le caratteristiche della relazione. Andremo a capire in altre occasioni, oltre ai video che trovate linkati qui sotto, quali aspetti possiamo andare a controllare del fuoco della passione, quali invece non possiamo controllare e dobbiamo in qualche modo, come diciamo noi di Evo Amore, navigare. Spero che questo video vi sia piaciuto, richiederà ancora molti approfondimenti. Se vi è piaciuto mettete un like, aiutateci comunque iscrivendovi al canale e commentare per noi è molto utile, quindi per quello che potete pensare, qualsiasi idea, proposta, suggerimento è ben accetto. Vi ringrazio per aver visto il video fin qui e ci vediamo al prossimo video.